Buonasera, sono Sabatino Sirica, siamo nella mia bottega a San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli. Stiamo registrando con l'Italia Squisita la sfogliatella riccia che è il fiore all'occhiello della nostra Napoli. Dobbiamo ringraziare alle suore di clausura che nel 1600 si inventano questo dolce così elaborato nella costiera amalfitana, perché i dolci nascono dai conventi. Queste suore si inventarono tutti i dolci i più elaborati. Si racconta che poi nel 1800 il pasticciere Pintaura si imbaratonisce di questa ricetta delle sfogliatelle e la porta a Napoli. Allora, la prima fase è l'impasto. Abbiamo bisogno di 3 ingredienti: acqua, sale e farina americana, Manitoba. La farina forte perché ha bisogno di essere molto elastico questa sfoglia. Mettiamo l'acqua nella planetaria, il sale, pesiamo la farina. E impastiamo. E per l'occasione mi aiuta sempre mia nipote Ilaria come tutti i giorni. Facciamo vedere questo impasto abbastanza secco, che lo facciamo riposare un poco e poi lo andiamo a raffinare. Quando ho iniziato all'età di 12 anni che facevamo le sfogliatelle, non c'erano i macchinari per impastare, si faceva tutto a mano. Questo impasto secco sotto il gomito si raffinava, cambia già colore nel momento che facciamo questo passaggio. Adesso l'abbiamo compattato, aspettiamo che si riposa un po', che perda quella forza, quella elasticità. Allora, dopo che abbiamo tenuto questo impasto in frigorifero per un'ora, adesso lo andiamo a raffinare nella sfogliatrice. Stiamo raffinando la sfoglia, gli diamo qualche girata per averlo un poco più compatto e più liscio. Oramai si è compattato e si è raffinato bene, ci facciamo un ultimo passaggio e lo chiudiamo. Ok, è pronta la lingua, adesso lo andiamo a mettere lo strutto per non far fare le pellicine dappertutto, mi raccomando. Anche sotto, nei lati. Ecco qua. Diciamo che un impasto così lo impellicoliamo, lo mettiamo in frigo, dopo 2 ore si può anche laminare. Deve essere molto sottile, se non è sottile chiaramente viene doppio e poi nella cottura non si cuoce bene. Siamo usciti dalla laminatrice, lo stiamo preparando per avvolgerlo. Questo impasto molto elastico, vi facciamo vedere l'elasticità, guardate, traspare. Togliamo la parte più grossolana esternamente. Prepariamo l'inizio. Una volta fatto il capo, cominciamo a spargere di strutto, perché non fa attaccare la pasta. Questo strutto serve a far sfogliare la sfogliatella in forno. Lo facciamo riposare 24 ore e dopo 24 ore si può tagliare e si può farcire. Lo mettiamo nella pellicola. Ogni chilo di impasto di tappo escono 20-24 sfogliatelle.
questo tappo che abbiamo laminato a 24 ore in frigorifero, adesso lo allunghiamo, lo tagliamo e poi sarà pronto per essere imbottito. Abbiamo 3 o 4 centimetri di spessore per far uscire un tappo perfetto. Finiamo di tagliare. Come ben vedete c'è tutta la struttura del tappo che abbiamo rotolato. Si cerca di allargarlo un poco in modo che è pronto quando lo andiamo a imbottire. Ha questa forma di campana perché le monache dei Conca di Marina nel 1600 hanno dato questa forma a forma di campana e hanno rispettato un poco quello che era il campanile del loro convento. L'ingrediente per fare il ripieno della sfogliatella è composto da semola, ricotta, zucchero, cannella, bacche di vaniglia, uova e arancia candita. Siamo pronti per l'imbottitura della sfogliatella. Abbiamo già il tappo pronto, ci aiutiamo con un poco di strutto, un po' di sugna. Lo facciamo a forma di campanella. La chiudiamo. Ecco. Già a 12 anni in effetti già stavo in questo piccolo laboratorio di periferia e già si realizzavano le sfogliatelle. Facciamo 400-500 sfogliatelle alla settimana. Quando ero pasticcere del Napoli, il sabato i vari allenatori che si sono succeduti non incominciavano gli allenamenti se non arrivavano le mie sfogliatelle. Per il tifoso del Napoli, essere pasticcere del Napoli per 30 anni è stata una bella soddisfazione, dove ho incontrato tanti veramente calciatori di grande prestigio come Maradona, come Higuaín, come Cavani. Andiamo a infornare la sfogliatella riccia che abbiamo realizzato stamattina a una temperatura di 220 gradi per 15 minuti. Trascorso il tempo di cottura, sforniamo questa bella sfogliatella riccia. Il profumo e la perfezione di questa bella sfogliatella. Cottura dorata. Allora ecco perché io vado avanti, perché ogni dolce che tiro dal forno o vado a impastare mi emoziono. Io veramente quando esce un dolce così bello non lo venderei. Prendiamo la sfogliatella, mettiamo un po' di zucchero a velo a scopo decorativo. La apriamo, facciamo vedere questo impasto così bello soffice che sembra una mousse. Andiamo ad assaggiare. Sentite questo rumore di questa croccantezza? Un saluto agli amici di Italia Squisita e ci vediamo al prossimo video.